Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi porto con me durante una passeggiata fino ad un paesino dalla ricca cultura e tradizione, in Turchia. Come al solito, vi ricordo che nella descrizione dei miei video trovate un link al sito dove metto le trascrizioni bilingue di tutti gli episodi. Trascrizione italiano e inglese e italiano e russo. Non solo, troverete anche tutti gli altri contenuti con il vocabolario, le trascrizioni e così via. Spero che anche questo video vi piaccia e non dimenticate di attivare i sottotitoli in italiano, che sono fatti bene. Ciao! Prossima Il est plus fermata. difficile What de... are you doing? Wow. Durante le mie passeggiate mi sono trovato spesso in posti non molto sicuri per camminare, come adesso su questa strada. Spesso non ci sono i sentieri per andare da un posto all'altro a piedi e quindi bisogna anche passare per le strade, e in queste strade, spesso fuori dai paesi, dai centri delle città, le macchine vanno molto veloci e quindi la mia strategia è quella di stare sulla sinistra in maniera tale da poter vedere le macchine che vengono, perché quando sono sulla destra non mi sento sicuro sapendo che le macchine arrivano alle mie spalle. In questo modo almeno io posso controllare me stesso e se c'è bisogno magari vado qui, no? Nonostante ci sia molto caldo, grazie al vento si sta bene. Le linee di questa strada, così gialle, mi ricordano quelle dell'intro di un film di David Lynch che si chiama Strade perdute o in inglese Lost Highways. Però in questo caso siamo di giorno e nel film quella scena era ambientata di notte. Sto andando da Birgi a Ildir, un paesino sul mare, e mi trovo a circa un terzo del cammino. Ho percorso i primi 5 chilometri e fra poco arrivo a Kadiovacik. Spero di trovare un bar, un ristorante o un negozio in cui comprare qualcosa da mangiare. Da quando sono in Turchia mi sono abituato a fare colazioni abbondanti e saltare il pranzo per poi mangiare a cena, ma a volte a metà pomeriggio ho fame e quindi devo mangiare qualcosa. Quello che è appena passato è uno dei classici minibus di compagnie private che fanno tappe non molto servite dal servizio pubblico. Gli autisti di questi autobus sono molto pericolosi, vanno molto veloci e appena vedono delle persone ai lati della strada iniziano a suonare il clacson in maniera tale da farsi sentire. Nel caso in cui sono dei passeggeri che stanno cercando di andare in pullman. Solo che facendo così a volte ti attraversano la strada mentre guidi senza mettere le frecce, ti superano a destra. È un po' selvaggio il loro stile di guida. Io sono venuto da là, il paesino di Birgi si trova dietro quella collina e adesso sto per entrare a Kadiovacik, questo paesino, come vi dicevo, sulla strada tra Birgi e Ildir. In questi posti di campagna in Turchia è molto comune che all'esterno ci siano case molto belle
perché sono spesso le abitazioni di chi si è trasferito dalla città e ha comprato una terra che una volta invece era dei contadini. È un po' il contrario di quello che succede nei paesi in Italia, dove nel centro, di solito storico, le case sono molto belle, ma all'esterno le case sono come questa. Degli artigiani stanno decorando il muro che costeggia una casa con dei disegni del mare, tipo i delfini e una barca. Lungo le strade spesso ci sono questi banchetti dove sono in vendita i frutti come il melone o, a seconda della stagione, le fragole o le ciliegie. Ma adesso questo banchetto era vuoto. Probabilmente hanno venduto tutto durante la settimana. Visto che è difficile descrivervi quanto vento c'è in queste zone, guardate. Questa non ha smesso di girare da più di 20 minuti che mi sono fermato a fare pausa. Là c'è la moschea. Questo vuol dire che siamo proprio nel centro del paesino e spero di trovare un posto per sedermi e riposarmi, perché sono stanco dopo i primi 7 chilometri di questo cammino. Ecco quello che vi dicevo rispetto al centro di questi paesini, dove è tutto in costruzione e le case sono molto vecchie, ma bruttine rispetto a quelle che abbiamo visto all'ingresso. In questi paesini spesso non c'è il supermercato come tipo delle grandi catene, ma ci sono questi negozietti dove vendono un po' di tutto. E la cosa che mi stupisce sempre è che molte delle cose che sono vendute sono tipo snack, come le patatine, le bibite e i dolci come lo Snickers o i Mars, ma non ci sono quasi mai prodotti freschi. La ragazza mi ha detto che questo è un luogo della cultura, in particolare quella degli Yuruk, che sono delle popolazioni nomadi che abitavano l'Anatolia una volta, e mi ha detto che posso entrare. Guardate, questa è una borraccia usata dai soldati, dai guerrieri. E questo è un vecchio ferro da stiro per stirare i vestiti. Mi hanno fatto togliere le scarpe e mi hanno fatto entrare in questo, non so come chiamarlo, in questa tenda, che è la casa della cultura. Guardate, c'è la bandiera turca e la bandiera dell'Azerbaigian. Questi penso siano gli Yuruk, queste popolazioni nomadi di cui vi parlavo. La tenda e la capra, due dei simboli delle popolazioni nomadi. La parola Yuruk viene dal verbo per camminare, Yürümek. È molto bello qua, ragazzi, e il pavimento è tutto tappezzato con questi tessuti. Le ragazze di questo centro sono state molto gentili a farmi entrare. Guardate il soffitto, sembra di essere in una di quelle tende che si vedono nei documentari sulla Mongolia. Probabilmente ci sono certe influenze culturali in comune tra i due popoli. Qui vedo un libro, Bosch Cercevé, ma non capisco cosa c'è scritto. Ah, forse è una raccolta di poesie. Ovviamente tutto in turco. È tipo un logo di questo tipo di popolazione, Germencik Yörükler,
Germenjik Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği. Intuisco che sia un centro di promozione della cultura Yörükler, degli Yörük. Purtroppo il mio turco non è abbastanza buono per capire tutto quello che mi dicono le ragazze di questo centro. Guardate, un fucile appeso e un tespi. Questo è usato per recitare le preghiere. Si fa passare tra le dita a uno questi cilindri di legno o di altri materiali. È molto tipico vedere gli uomini con questi braccialetti in giro per le strade, che bisbigliano parole incomprensibili. Guardate l'interno di questa casa della cultura, con tanti, possiamo dire, oggetti storici. Guardate che bella questa immagine sul tavolino. Ci sono 2 caproni. La ragazza mi ha invitato a sedere in questa parte del paese che è all'ombra. Guardate questo bell'albero sotto il quale le persone del paese si riposano durante le ore più calde della giornata. E mi ha invitato a bere un tè. Stavo per andare a pagare quando uno dei signori che era seduto mi ha detto che aveva pagato per me. Mi aveva offerto il tè ed è stato molto gentile. Però le persone qua nei paesi parlano troppo veloce e io capisco molto poco. Adesso sono entrato in un supermercato a comprare qualcosa da bere, da mangiare. In realtà non so cosa prendere. Vedete quello di cui vi dicevo? Ci sono gli snack. Molti snack, perché sono facili da conservare. Ho preso delle patatine. Non sono molto nutrienti, ma non c'è molto altro da prendere. Costano 35 lire. È abbastanza caro, ma essendo un supermercato piccolino, i prezzi, come vi dicevo, sono più alti. Ho appena saputo che la mia padrona di casa mi verrà a prendere al mare, quindi posso camminare ancora per 7 chilometri e lei poi arriverà con la macchina. Avevo paura di fare tutta la strada a piedi perché poi tornare sarebbe stato molto difficile, visto il dislivello. Qua ci troviamo su delle colline a circa 300 metri e il mare ovviamente a 0 metri, quindi al ritorno avrei dovuto fare tanti chilometri. Adesso vi faccio vedere questo graffite. 1 euro uguale 34,96 lire turche. Ma purtroppo, ragazzi, questo ormai è vecchio, perché 1 euro vale 37,7 lire turche. E probabilmente questo era il valore di quando io ero arrivato. L'inflazione è folle. Quando passo da questi paesini mi accorgo che le persone non capiscono veramente cosa io stia facendo. Non capiscono cosa ci faccia uno straniero lì, in un posto così sperduto. Soprattutto vedo le loro facce sorprese quando scoprono che io sono andato a piedi in quel paesino. E in questi posti non è molto comune che le persone camminino così tanto, in particolare tra un paese e un altro. E quindi per loro sono qualcosa di inspiegabile e mi piacerebbe
capire veramente come mi vedono, cosa pensano di me. In Italia, almeno dove abito io, è molto più normale camminare, per esempio andare da un paese a un altro a piedi. Qui non ho mai visto nessuno camminare, nemmeno nei sentieri della foresta. Mi piacerebbe sapere perché. Forse le persone di questi posti hanno un rapporto diverso con la natura. La natura forse è qualcosa di più spaventoso, magari ci sono i diavoli, i demoni, non lo so. Se qualcuno di voi ha un'idea, può scriverla nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, vi ricordo che nella descrizione di tutte le cose che faccio su YouTube trovate un link al mio sito con le trascrizioni bilingui nel caso dei vlog in italiano e inglese, in italiano e russo. Non solo, trovate anche le trascrizioni delle storie con il vocabolario. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!